Salve a tutti, in questo video risponderò alla domanda del secolo, alla domanda che tutti mi fanno. Davide, come posso sapere la pompa di calore può funzionare sui termosifoni di casa mia? Tutti mi dicono che la pompa di calore sui termosifoni non va bene, ma leggo su internet, guardo video dove gente che dice ma sì, è una cazzata far andare la pompa di calore sui termosifoni. Come al solito, la verità sta nel mezzo. E all'interno di questo video cercherò di spiegarti in maniera semplice quali sono le variabili, le condizioni dell'abbinamento di pompa di calore e termosifoni, ma soprattutto ti darò gli strumenti per capire da solo, a casa tua, senza pagare nessuno, senza chiedere niente a nessuno, se la pompa di calore sui termosifoni per casa tua può funzionare. Lo so, sto sganciando una bomba, ma non perdiamo altro tempo. Metti mi piace e cominciamo. L'abbiamo detto e ridetto più di una volta, la pompa di calore è il prodotto del nuovo millennio. Tutti la pubblicizzano come la panacea di tutti i mali, ma non è sempre così. Infatti ci sono alcune condizioni dove la pompa di calore potrebbe non aver senso. Si parla di termopompe professionali, si parla di pompe di calore commerciali. Cerchiamo di mettere un pochettino i puntini sulle i, facciamo chiarezza, tiriamo una linea e partiamo da zero per capire esattamente pompa di calore e termosifoni. È un abbinamento che funziona, sì o no? Prima premessa, non esistono pompe di calore commerciali e termopompe professionali. Sono due terminologie legate al marketing. Ovviamente per poter distinguere due prodotti, la prima distinzione la si può fare con il nome, come può essere cellulare o smartphone, autovettura oppure supercar. Sono tutti termini che servono per andare a identificare, a evidenziare una differenza qualitativa. Che questa differenza qualitativa ci sia oppure no, è da vedere, però tendenzialmente possiamo semplificare dicendo che quelli che definiscono termopompe professionali lo fanno perché hanno un prodotto di alta qualità da vendere e spingono solo quello. Ma come ho già detto più e più volte, non è detto che il prodotto migliore sul mercato sia il prodotto giusto. Infatti, se tu sei un vecchietto di 75-80 anni, non è detto che debba avere l'iPhone 13, il prodotto top sul mercato, ma un Brondi potrebbe essere più adeguato per le tue esigenze, potrebbe essere più giusto, anche se tecnicamente non c'è paragone. Idem, se tu abiti in mezzo ai boschi, è più utile per te avere una Panda piuttosto che investire tanti più soldi per una Ferrari, che sì, ovvio che è un prodotto nettamente migliore rispetto alla Panda, ma non è il prodotto giusto. Lo stesso discorso si può fare su quello che riguarda le pompe di calore. Ci sono pompe di calore di bassa qualità, di media qualità, di alta qualità, e quelle di alta qualità tendenzialmente vengono definite termopompe professionali, perché in Svizzera si parla di Wärmepumpen, quindi letteralmente termopompe, e marketing, è solamente marketing. Ci sono differenze qualitative? Sì. Ci sono prodotti di bassa qualità, di media e di alta qualità, ma li ho già descritti all'interno di un mega confrontone delle pompe di calore che ti invito a recuperare. Trovi il link in descrizione qua nelle schede, dove ho elencato più di 20 pompe di calore evidenziando pregi e difetti di ognuna, quindi se non l'hai visto vallo subito a recuperare. Seconda caratteristica, la pompa di calore non è un generatore di calore, ma è un trasportatore di calore, un spostatore di calore. Perché? Perché non va a generare il calore ma lo va a spostare. Così come una pompa idraulica sposta l'acqua dal basso verso l'alto, quindi controcorrente, cioè la gravità fa sì che l'acqua vada verso il basso, la pompa mi prende l'acqua dal basso e me la porta in alto, così la pompa di calore sposta il calore. Il calore tendenzialmente va da un punto caldo a un punto freddo, quindi se ci sono 20 gradi in casa ce ne sono 0, il calore se ne esce fuori, la pompa di calore prende il calore che c'è fuori e lo porta dentro casa. Questo perché? Perché ovviamente non esiste il concetto di caldo e di freddo, ma a livello fisico abbiamo il concetto di calore e di meno calore. A 0 gradi c'è più calore, fa più caldo che a meno 5, a meno 5 fa più caldo che a meno 20, a meno 20 fa più caldo che a meno 30, a meno 50 c'è meno calore che a meno 20 e così via. Quindi è solamente un discorso di quantità e ovviamente la pompa di calore consuma di più o di meno a seconda di questo salto che deve far fare. Infatti la pompa di calore, a differenza delle caldaie tradizionali, ha un rendimento che varia proprio in funzione di quelle che sono le temperature esterne. Più fa freddo fuori, più la pompa di calore ha difficoltà ad assorbire il calore dall'esterno perché ce n'è di meno. E avendo più difficoltà significa nel concreto che consuma di più. Parallelamente, più devo scaldare l'acqua, quindi più devo aumentare la temperatura del fluido caldo, più ovviamente vado a consumare. Perché? Perché il salto è importante. Quindi se ci sono 0 gradi fuori e devo mandare l'acqua a 35 gradi per l'impianto a pavimento, i miei consumi sono X. Ma se fuori ci sono meno 10 e devo mandare l'acqua a 55 gradi, ovviamente il salto è molto più grande, quindi andrò a consumare molto più di X. La differenza di consumi non è proporzionale perché entrano tantissime variabili nel caso, dall'umidità esterna, dagli sbrinamenti, eccetera eccetera, e non è questo il video di approfondimento, ma devi sapere che più aumenti la temperatura di mandata, più la pompa di calore consuma.
Quindi la verità è che la pompa di calore conviene di più sul pavimento che sui termosifoni. Non significa che sui termosifoni non funzioni o che non convenga, ma che conviene effettivamente meno. Facciamo un esempio automobilistico così capiamo subito di che cosa stiamo parlando. La nostra temperatura di mandata la possiamo equiparare a quella che è la velocità di un'autovettura. 35 gradi li possiamo paragonare a circa 100 km orari, mentre i nostri 55 gradi li possiamo paragonare a 180 km orari. Ovviamente per raggiungere i 100 km orari tutte le autovetture sul mercato ce la fanno. Così tutte le pompe di calore sugli impianti a pavimento possono andare bene perché nascono per lavorare a quelle velocità lì. Indubbiamente le autovetture nascono per lavorare tendenzialmente sotto i 100 km orari. Ci siamo? Se però decido di viaggiare a 55 gradi, quindi i nostri 180 km orari, già lì bisogna fare una distinzione. Perché? Perché non tutte le autovetture, non tutte le pompe di calore riescono ad arrivare a quella velocità lì, a quella temperatura lì, ma soprattutto non tutte riescono a mantenerla. Tutte le pompe di calore devono arrivare a 50-55 gradi. Perché? Perché per produrre l'acqua calda sanitaria devono andare a scaldare l'acqua almeno a 45 gradi e per poter scaldare a 45 gradi loro devono essere a 50-55, se no non c'è un passaggio di calore. Siamo d'accordo, no? Quindi è come dire che tutte le macchine arrivano ai 150, ma quante sono in grado di mantenere questa velocità? Quindi a 35 gradi, a 100 km orari, possiamo prendere una Panda. Una Panda tirata al massimo forse ai 120, 130, 150 può andare ogni tanto, ma non può viaggiare sempre ai 150, se no mi si fonde il motore. Parallelamente un Mercedes, un Maserati viaggia molto più facilmente a 180 km orari, ai 55 gradi ed è in grado di mantenerli nel tempo. E capisci da solo che una Maserati a 180 consuma molto di più che una Panda ai 100 km orari ed è altrettanto scontato che una Maserati costa molto di più che una Panda. Quindi stiamo partendo da due punti totalmente diversi. Un prodotto che costa poco e consuma poco contro un prodotto che costa tanto e consuma tanto. E chi decide di mettere la pompa di calore sui termosifoni sta andando in quella direzione, cioè un prodotto che costa tanto e consuma di più rispetto ad avere un impianto a pavimento. Ma se va sui termosifoni forse perché oggettivamente non ha voglia di fare l'impianto a pavimento, non ci sono le condizioni, quindi è da qui che nasce questo video. Cioè, posso mettere una pompa di calore sui termosifoni? Funziona o non funziona? Perché? Perché tantissimi mi dicono che la pompa di calore sui termosifoni non funziona, non ce la fa, va bene solo sul pavimento, per lavorare ad alte temperature serve un sistema ibrido, perché quando fuori fa tanto freddo va in blocco, eccetera, eccetera. Adesso vediamo. Quello che ti dicono è vero. Una pompa di calore ad alta temperatura non è detto che funzioni ed è altrettanto vero che una pompa di calore quando va troppo freddo potrebbe andare in blocco. Assolutamente vero, ma dipende tutto dalla qualità del prodotto, ok? È come dire che l'auto, quella lì per chi ha il patentino, quelle autovetture che sono delle scatolette, non puoi paragonarla con una Ford Fiesta, una, che ne so, un Renegade, cioè una macchina buona. Le differenze di qualità incidono anche sulla differenza di costo ed è vero che un prodotto di scarsa qualità può andare in blocco perché può avere dei sistemi di sbrinamento obsoleti con delle resistenze elettriche, può non avere una garanzia sulla durata nel tempo, questo è indubbio. I prodotti di alta qualità che costano di più hanno delle caratteristiche migliori. Ma è davvero sempre necessario avere un prodotto di alta qualità su un impianto a termosifoni? La risposta è dipende, ovviamente. Anzi, la risposta è no, non è sempre vero che serve un prodotto di altissima qualità. Questo perché? Perché dobbiamo concentrarci su quello che è il parametro che influenza i consumi e l'andamento di una pompa di calore. E qual è il parametro che influenza i consumi e l'andamento di una pompa di calore? Abbiamo sì, la temperatura esterna, che però non possiamo controllare, quindi ovvio, se siamo in condizioni tanto fredde, ok, devo avere un prodotto sicuramente con delle affidabilità in più, rispetto ad avere la stessa pompa di calore montata in una zona dove non si va mai sotto zero, e lì siamo d'accordo. Ma il parametro che posso andare a influenzare è la temperatura di mandata, la mia temperatura all'interno dei termosifoni. Ed è lì il punto di svolta, ed è lì che troviamo la risposta, la temperatura di mandata sull'impianto radiante. Seguimi un attimo. Continuando il parallelismo con le autovetture, se abbiamo l'autovettura che viaggia a 180 km orari per 10 ore, allora in totale andrà a fare 1800 km. Ma se io prendo un'autovettura più economica, di qualità forse leggermente inferiore, e la faccio viaggiare a 90 km orari per 20 ore, ci impiego più tempo, ma arrivo comunque a destinazione. Arrivo comunque ai miei 1800 km. Ci siamo? Questo parallelismo qua è il parallelismo legato alle temperature di mandate. Perché? Perché gli impianti domestici a termosifoni sono tarati, sono progettati per lavorare 8, 10, 12 ore, 14 ore in zona F a temperature di circa 70 gradi e a 70 gradi le pompe di calore non funzionano, non ci arrivano, non ce la fanno. Ci sono dei prodotti che arrivano a 70 gradi, sì, ma
o sono prodotti innovativi. Steve Electron ha fatto uscire uno che arriva a 75 gradi grazie al nuovo gas refrigerante, con un solo compressore, un'efficienza invidiabile. Ci sono altri prodotti che utilizzano resistenza elettrica, usano il doppio compressore, a doppio stadio, quindi ovviamente consumano tantissimo. Una pompa di calore a 70-75 gradi non ci dovrebbe mai andare. Comunque, termosifone 70 gradi per 10, 12, 14 ore. Noi che cosa possiamo andare a fare? Possiamo andare ad abbassare la temperatura di mandata e ad aumentare le ore di funzionamento. Perché? Perché a livello domestico si tratta di progettare in maniera dinamica l'abitazione. Quindi chi ragiona in maniera statica ipotizza di dover andare a scaldare casa. Chi ragiona in maniera dinamica progetta l'impianto per poter mantenere i 20-21 gradi a casa propria. E il mantenimento dell'energia, il livello del calore, dell'energia termica a livello in ambiente rimane comunque costante. E ti dirò di più, il comfort è addirittura migliore. Lo so quello che stai pensando. Ma Davide, ma se io tengo il riscaldamento acceso 20 ore al giorno o H24, quindi tutto il giorno, consumerò molto di più rispetto ad andare ad accendere 2-3 ore la mattina, 2, 3, 4, 5 ore la sera. Vero? In realtà no. E per far questo, anche qua, fare un altro esempio proprio a prova di stupido. Non che tu sia stupido, però è bene spiegare le cose in maniera semplice. Casa tua è un contenitore di calore, ok? È un contenitore di energia termica e lo possiamo paragonare a un contenitore d'acqua, a un lavandino, ok? Questo lavandino qua, questo secchio d'acqua è bucato e quindi se il rubinetto è chiuso, il livello dell'acqua scende. Perché? Perché l'acqua fuoriesce dal secchio. Casa tua è quindi un contenitore di calore che se l'impianto di riscaldamento è spento, il calore fuoriesce da casa tua perché tende ad andare verso l'esterno perché fuori la temperatura è più bassa. Ci siamo? Quindi 20 gradi, spengo il riscaldamento, 19,5, 19, 18,5, 18, ok? La velocità dipende da quelle che sono le dispersioni dell'immobile, ovviamente. Secondo la mentalità attuale, la progettazione attuale, io quando scendo a 18 gradi imposto che deve essere 20, apro il mio rubinetto, riporto in temperatura, quando il termostato mi dice guarda Davide sono a posto, ok, spegne la caldaia e quindi torna giù. Quando scende sotto i 19,5 riparte e riporta su e su giù in continuazione. Se invece utilizzo la strategia dinamica, cioè del mantenere in temperatura l'ambiente, è come se io aprissi il rubinetto al minimo, farei in modo che il flusso di calore che entra sia uguale al flusso di calore che esce, quindi mantengo ai miei 20 gradi, 21 gradi, quello che è il mio comfort, tutto il giorno. In questo esempio è facile capire che l'acqua che va nello scarico, l'acqua che esce dal secchio, è la stessa. Che ci siano 20 gradi in casa o 18, il calore che esce da casa è lo stesso. Cambia la qualità del comfort. Lo so, non è esattamente lo stesso perché a 18 gradi casa disperde un po' di meno che a 20 gradi, ma semplifichiamo. Il vantaggio ce l'abbiamo sul comfort, perché avere una casa sempre a temperatura significa avere un comfort radiante migliore. Perché? Perché ho una temperatura costante che va col tempo a scaldare i mobili, scaldare le pareti, scaldare il soffitto, scaldare il termosifone, scaldare l'ambiente. E quindi ho un comfort molto più uniforme. Perché? Perché il comfort domestico è incredibilmente legato a quelle che sono le temperature superficiali. Perché se il vetro è freddo, se il muro è freddo, anche se ci sono 20 gradi, posso avere questa sensazione di fresco. E il comfort radiante dell'irraggiamento, e l'esempio ce l'hai in queste giornate qua, se tu vai fuori al sole, se c'è un bel sole, stai bene. Anche se ci sono 5 gradi, non stai a freddo perché il calore radiante calda il tuo corpo. Idem, le superfici radianti che siano a una temperatura idonea vanno a garantirti il comfort. Quindi, nel concreto, abbassa la temperatura di mandata della tua caldaia a condensazione, della tua caldaia a 40, 45 gradi, 50 gradi e imposta il termostato fisso a 20 gradi. Ok, sia giorno che notte. Sì, puoi fare una differenza tra giorno e notte di mezzo grado, 1 grado se vogliamo esagerare, ma prova a mantenere sempre l'impianto di riscaldamento attivo e potrai verificare da solo se ci sono le condizioni per mettere una pompa di calore sui termosifoni. Perché? Perché se vedi che con 40 gradi, 45 gradi riesci a riscaldare casa durante tutto l'inverno, anche quando fuori va a -5, allora sai che la pompa di calore, lavorando a 45 gradi, riuscirà a soddisfare il riscaldamento. Quindi significa che dovrà lavorare a 120 km/h. Quindi non devo andare a spendere 1000 soldi per una Maserati, ma posso prendermi un prodotto di mercato. Daikin, Mitsubishi, Samsung, cioè un prodotto non necessariamente top di gamma. Perché? Perché si lavora sulle temperature. Chi fa lavorare la pompa di calore a 60 gradi sui termosifoni è un pazzo. Perché? Perché
vuol dire che non ha progettato bene l'impianto. Poi ovvio ci possono essere condizioni, ogni abitazione è singola e unica, quindi va valutata singolarmente, ma se tu vedi che a 45 gradi no, sto al freddo, devi alzare a 50, no, sto al freddo, devi alzare a 55, no, sto al freddo, devo alzare a 60, significa che mettere una pompa di calore non ti risolve il problema ce l'hai o perché hai troppe dispersioni, quindi ti conviene investire sull'isolamento termico dell'abitazione, cambiare i serramenti, fare l'insufflaggio, fare l'isolamento del tetto, oppure l'impianto radiante non è adeguato, perché forse è troppo piccolo perché eroga troppo poco calore. Infatti, un'altra delle strategie utilizzate per abbinare la pompa di calore agli impianti ad alta temperatura è quella dell'aumentare la superficie di scambio, perché il calore si trasporta in funzione di quella che è la superficie di scambio, ma più grande il termosifone più scalda. Ok? Quindi se io vado a raddoppiare la superficie di un termosifone, posso teoricamente dimezzare la temperatura dimandata. Altre strategie sono legate all'installazione di un fan coil, quindi dei sistemi che lavorano a temperatura più bassa. La variabile è tutta nella temperatura e per fare questo bisogna intervenire sull'impianto radiante, non sul generatore, non sulla caldaia che hai, ma sull'impianto radiante vero e proprio. Fun fact: se tu hai una caldaia a condensazione, farla lavorare a 40-45 gradi rende molto di più rispetto a farla lavorare a 70, perché a 40, 45, 50 gradi condensa di più e quindi recupera di più e quindi consuma meno. Non ci credi? Ti porto a casa mia e ti faccio vedere come è impostato il mio appartamento dove sono in affitto e c'ho una caldaia a gas e i termosifoni. Lo so, non scandalizzarti, perché mi ricordo gente che si è scandalizzata perché Davide a casa tua i termosifoni, sì, sono in affitto e ci sono i termosifoni, ho la caldaia a gas, ma ho le piastre a induzione. Eccoci come promesso a casa mia, eccoci di fronte al mio termostato. Allora, è impostato con modalità manuale, perché questo qua è un termostato che non conosco benissimo, non sono stato lì troppo a programmarlo. Modalità manuale, 21 gradi impostati. 21 gradi perché? Perché come vedete il termostato è qua su questa parete e quella alle mie spalle, quella è la cucina, quella alle mie spalle è la finestra a sud, quindi di giorno qua c'è un piccolo surriscaldamento, per questo è impostato 21 gradi. Adesso andiamo fuori a vedere la caldaia a che temperatura è impostata. Quindi entriamo qua nel mio locale caldaia e qua vediamo che ho impostato 45 gradi la temperatura della mandata del sanitario e 31 gradi quello del termosifone. In realtà non sta andando a 31 gradi, ok, non sta chiamando, ma se io vado a vedere la temperatura impostata è 40 gradi. E a 40 gradi vi posso garantire che il riscaldamento è soddisfatto, cioè come vedete 21 gradi ci sono e sta lavorando. Il termosifone ovviamente è tiepido perché se lavora a 40 gradi è tiepido. Poi in realtà adesso è ancora caldo, anche se il termostato non sta chiamando e la caldaia non sta scaldando. Perché? Perché essendo in ghisa ha accumulato un bel po' di calore, quindi anche con il termosifone in ghisa riesco a scaldare con 40 gradi. Una cosa ovviamente fondamentale da non dare per scontato è: ma Davide, sei in condominio, quindi è ovvio che tu riesca a scaldare con 40 gradi perché sei scaldato da sotto, da sopra, da destra e da sinistra. In realtà no, perché da quel lato lì, quindi quella parete lì, è all'aperto, ma poi anche se sono in condominio il termosifone viene dimensionato in funzione delle dispersioni. Quindi sì, ok, ho degli apporti che arrivano dal piano inferiore, dal piano superiore ho degli apporti solari, ma il dimensionamento dei termosifoni viene fatto in ogni caso e anche nelle altre camere, quindi dove non ho apporti solari, il fabbisogno riesce a essere soddisfatto. Concludendo però, mi sembra doveroso anche evidenziare quelli che sono i difetti di questa strategia qua. Infatti vado a sprecare parte del calore qualora la casa non fosse vissuta, perché ovvio, se tu parti la mattina e torni la sera, non è detto che a livello di bilancio annuale sia conveniente tenere sempre casa calda, potrebbe essere considerato uno spreco. Quindi c'è da ragionare e fare due analisi, due calcoli, e questo il calcolo fisicamente noi le facciamo per verificare se c'è una convenienza oppure no. Secondo difetto, il fatto che un impianto che lavora a 40-45 gradi è un impianto molto molto lento. Perché? Perché come un'autovettura viaggia con una velocità più bassa, quindi più lenta rispetto a una macchina che viaggia a 180 km/h. Essendo più lento ha molta più difficoltà a reintegrare il calore. Cosa capita quindi? Che quando vado a cambiare le lenzuola in camera da letto, apro le finestre, le lascio aperte un'ora per cambiare l'aria, a riportare in temperatura la stanza ci impiega molto più tempo, ok? Proprio per questo difetto qua, perché eroga molta meno potenza e quindi il mio contenitore si svuota tanto e per poterlo riportare a livello ci impiega molto più tempo, quindi bisogna capire anche come vivi a casa. Quindi davvero, nel concreto, vuoi mettere una pompa di calore sui termosifoni? Fai quello che ti ho detto, imposta la temperatura fissa a 20 gradi e verifica un pochettino se sei soddisfatto del comfort o meno. Se fa troppo freddo, alzi a 45 oppure alzi a 50 e vai a tarare. Ovvio, ricordati che ti stai basando su un'annualità, quindi se quest'inverno qua sarà un inverno freddo, quindi dove tocchi meno 5, meno 6, cioè le temperature invernali
consone della tua zona, bene. Se è un inverno più mite dove forse non vai mai sotto zero, sappi che potrebbero esserci delle condizioni in cui la pompa di calore a 45-50 gradi potrebbe non andare a soddisfare il fabbisogno. Ovvio che se la temperatura per poter garantire il comfort è superiore ai 60-65 gradi, la pompa di calore, ti dico già, non ha senso. Parallelamente, se siamo tra i 45, 50, 55, forse è bene avere un prodotto di qualità un po' maggiore per avere delle garanzie in più. Poi ripeto, ogni abitazione è unica, ci possono essere interventi sull'isolamento, interventi sull'impianto radiante, interventi sul generatore, strategie diverse per poter ottimizzare quelli che sono i consumi di una pompa di calore, ma non è questo il video, banalmente. Quindi spero che questo video sia stato per te utile. Fammi sapere nei commenti se funziona o non funziona, chi ha la pompa di calore sui termosifoni, come la fa viaggiare, come la fa lavorare, perché si tratta anche di fare proprio un cambiamento di mentalità. Lascia un bel mi piace perché sono sicuro che questo video qua potrà essere utile a tante persone che come te stanno cercando informazioni sull'abbinamento pompa di calore sui termosifoni, perché diciamocelo, l'ibrida 99% delle volte non ha senso, l'ho già spiegato in più video, quindi con queste informazioni qua potrai essere un cliente consapevole, potrai evitare di farti prendere in braccio dall'idraulico che no, la pompa di calore non funziona e quando fa freddo non funziona, eccetera, eccetera. No, verificate le condizioni dell'impianto radiante di casa tua, quindi lavora a 45 gradi, quando fuori ci sono a meno 10 e riesca a soddisfare il riscaldamento, devi verificare che la pompa di calore a meno 10 gradi possa raggiungere i 45 gradi, quasi sicuro, ma possa avere dei coefficienti, dei COP, degli esaurimenti idonei per rendere vantaggioso il tutto, perché ovviamente se devi cambiare la caldaia per mettere la pompa di calore e spendere gli stessi soldi, lascia perdere, perché la pompa di calore ti costa 3-4 volte una caldaia, ok? Quindi davvero, sono curioso di leggere le tue opinioni nei commenti, condividi questo video, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale se non vuoi perderti altri video che possono aiutarti a progettare in autonomia l'abitazione, seguimi su tutti i social e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao ne!